Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale, lo spazio in cui raccontiamo lo spettacolo con calma, rispetto e tutti i dettagli in ordine, così che possiate ascoltare ogni episodio anche in versione text-to-speech senza perdere il filo. Prima di iniziare, se questo tipo di approfondimento vi piace, ricordate di mettere mi piace, iscrivervi e, se volete sostenere il progetto in modo concreto, cliccare su Unisciti. Il vostro supporto ci permette di produrre storie lunghe, curate e pensate per chi vuole capire, non solo guardare. Oggi parliamo di Özge Yaz e Gökberk Demirci. Non vi porterò un collage di indizi sgranati, vi propongo invece una ricostruzione chiara di ciò che è accaduto nelle ultime settimane, a partire da una cena che ha riacceso speranze, alimentato domande e, soprattutto, mostrato una nuova maturità nel modo in cui la coppia gestisce lo sguardo pubblico. La notizia è semplice, Özge e Gökberk si sono incontrati e hanno cenato insieme. Fin qui, nulla di straordinario per due adulti che hanno condiviso un pezzo importante di vita. Eppure quel momento ha fatto discutere per almeno 3 ragioni. Primo, la scelta di condividere sui social, ma con foto diverse, niente scatti insieme, solo dettagli di tavolo, luci, piatti, angolature che lasciavano intuire il medesimo luogo e la stessa ora. Secondo, l'atteggiamento opposto ma complementare dei due. Gökberk è da sempre più generoso nel raccontare la propria quotidianità, ama far sapere ai fan quando è sereno. Özge, al contrario, predilige una comunicazione rigorosa, asciutta, centrata sul lavoro, convinta, non ha torto, che una sovraesposizione possa influire sulla percezione professionale. Terzo, la presenza di un terzo posto a tavola, affidata a un tag lieve ma eloquente, quello del fratello di Özge, invitato a unirsi proprio per tenere la serata lontana da ogni lettura romantica forzata e, allo stesso tempo, per ridurre la pressione emotiva del tete-a-tete. Perché questa cena ha commosso molti? Perché arriva dopo un periodo carico di significati. La loro separazione aveva lasciato strascichi visibili e invisibili. Quando una storia finisce, non si spegne un interruttore, si riorganizzano orari, energie, abitudini. A questo si è aggiunto il peso delle ricorrenze, in particolare l'anniversario della scomparsa della madre di Gökberk, una data che ogni anno riapre stanze della memoria difficili da attraversare. In passato, proprio in quel giorno, l'attore era stato visto da solo in visita al cimitero, un'immagine che aveva colpito il pubblico e che molti non avrebbero voluto rivedere. Il fatto che quest'anno, attorno a quel perimetro di dolore, ci sia stato anche uno spazio per una cena serena, non urlata, è un segnale che il pubblico ha letto come cura per sé, cura per chi c'è stato e forse c'è ancora, in forme nuove. Le dinamiche social hanno fatto la loro parte. Gökberk, fedele al proprio temperamento, ha pubblicato un paio di storie che lasciavano intravedere una tavola semplice, una luce calda, un sorriso appena accennato. Özge ha scelto la via opposta, una singola foto, curata, 0 volti, solo un dettaglio di bicchieri e un frammento di muro che gli appassionati hanno riconosciuto. La scelta di non mostrarsi nello stesso frame non è un gioco, è una regola. Chi vive relazioni molto osservate lo sa bene, il modo più sano di ripartire è stabilire confini, non alimentare aspettative, proteggere il tempo che serve per capire se una ricucitura è possibile davvero. Intorno a questa serata si sono addensate altre 2 notizie. La prima riguarda Gökberk Demirci e il lavoro. L'attore avrebbe chiuso nuovi accordi per progetti in arrivo, selezionati non per riempire l'agenda ma per crescere in una direzione precisa. In molti hanno sussurrato che avesse tentato, con entusiasmo genuino, di incrociare i propri impegni con quelli di Özge, così da condividere di nuovo un set. Non è stato possibile, contratti, tempi e linee editoriali non hanno trovato l'incastro. Ma il solo fatto che l'idea sia stata presa in considerazione la dice lunga sul clima, non una rincorsa al titolo facile, bensì il desiderio di lavorare con chi capisce il tuo ritmo. Pare che Özge abbia accolto la cosa con un sorriso pieno, leggendo in quel tentativo non una pressione, ma un gesto di stima. Ed è forse questo il punto più importante, quando una relazione, qualunque sia il suo nome, smette di chiedere prove e sceglie di offrire supporto, tutto diventa più praticabile. La seconda notizia riguarda proprio Özge e la sua sfera familiare. Nelle ore successive alla cena,
l'attrice ha condiviso uno scatto con il fratello, volti di profilo, luce naturale, una didascalia breve che suonava come un grazie. Gli osservatori più attenti hanno notato che la foto è arrivata subito dopo il post con i dettagli del ristorante. Non è un caso, a volte, per far capire che un incontro non è uno spettacolo, basta invitare una persona che appartiene alla tua casa. Portare il fratello a cena significa togliere pressione alle parole, ricordare a tutti, e forse anche a se stessi, che certe riconnessioni si costruiscono meglio quando non devono dimostrare nulla. Il dibattito tra i fan si è acceso, com'è naturale. C'è chi ha festeggiato ogni indizio come preludio di un ritorno inevitabile, c'è chi ha chiesto prudenza, ricordando che la felicità non coincide sempre con il tornare insieme, c'è chi ha spostato il baricentro sulla dimensione più umana, qualunque cosa decidano, che si sostengano nei giorni difficili. È una maturità nuova, che fa bene a tutti, riduce l'ansia da annuncio, abbassa il volume dei rumor, permette ai diretti interessati di ascoltarsi. Proviamo, allora, a mettere ordine in 3 punti fermi che emergono da questa storia. Primo, regole nuove. Senza proclami, Ozge e Goldberg sembrano essersi dati un metodo, niente foto nello stesso frame per ora, post pensati più per documentare un sentimento che per esibirlo, tempi di condivisione non simultanei, così da evitare letture gridate. È un modo di dire "ci siamo" che non chiede l'autorizzazione a nessuno, ma nemmeno alimenta cortocircuiti. Secondo, il lavoro al centro. Goldberg ha in mano progetti che lo costringeranno a crescere e a misurare meglio energie e confini. Ozge continua a proteggere la propria identità professionale con scelte coerenti e comunicazione sobria. Tutte le relazioni che durano passano di qui, se il lavoro è solido, il resto può respirare. Terzo, la famiglia come bussola. La presenza del fratello di Ozge alla cena non è un trucco mediatico, è una scelta. Chi conosce le ferite sa che le riconciliazioni si fanno a casa, non in piazza. E infatti quella serata ha avuto il tono dei pranzi della domenica. Domande semplici, risposte non difensive, il tempo di guardarsi negli occhi senza telecamere puntate. Molti ci chiedono, e adesso? La risposta onesta è che adesso conta il ritmo, non l'esito. Possono accadere 3 cose, tutte buone se vissute con verità. 1. Ritorno affettivo discreto, niente proclami, solo la continuità di gesti che consolano e costruiscono. 2. Alleanza creativa, un progetto condiviso quando le condizioni saranno giuste, non come scorciatoia emotiva ma come atto artistico serio. 3. Amicizia strutturata, una forma di legame che non chiede titoli, ma protegge ciò che i due si sono lasciati in eredità. In tutti i casi, la chiave è la scelta, non la reazione al rumore. C'è un'immagine, più di tutte, che sintetizza questa fase. È mattina presto, una città ancora lenta. Goldberg cammina con passo regolare, si ferma, compra 2 caffè, aspetta. Ozge arriva, sistema il cappotto, sorride senza euforia, con quel sorriso che hanno le persone quando hanno faticato e sanno che la strada è ancora lunga ma praticabile. Non scattano foto, non cercano specchi. Scambiano 3 frasi, poi una pausa che vale più di molte parole. È lì che, forse, si riparte, non dalla nostalgia di ciò che è stato, ma dalla cura di ciò che può essere. Concludo come ho iniziato, con un invito alla misura. Le storie più importanti non si consumano in una notte e non si annunciano a comando. Se volete bene a Ozge Jazze e Goldberg Demirci, fate il tifo per i loro tempi, lasciate che il lavoro parli quando è ora, che la vita li sorprenda quando lo decide. E, se vi va, scrivetemi nei commenti quale tra gli scenari vi sembra più giusto oggi e perché. Preferireste rivederli presto sullo schermo, o pensate che il valore stia nel proteggere la loro serenità lontano dai riflettori? Leggerò tutto e porterò nel prossimo video le riflessioni più lucide. Grazie per essere arrivati fino qui. Se questo racconto vi è piaciuto, ricordate, mi piace, iscrizione e campanella. Qui le storie non si inseguono, si capiscono.